Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti faccio vedere una ricetta tipica della mia provincia di Pistoia. Si tratta della corona di San Bartolomeo, un dolce che si prepara per la festa di San Bartolomeo tra il 23 e il 24 di agosto. A Pistoia la festa di San Bartolomeo è una festa molto sentita, rappresenta un appuntamento fisso il 24 agosto dove genitori e nonni portano i bimbi ad ungersi con l'olio benedetto all'interno della chiesa. All'esterno ci sono bancarelle di dolciumi e giocattoli e c'è appunto la caratteristica corona di San Bartolomeo con i pippi e il medaglione. Viene preparata per l'occasione di questa festa. Vieni con me in cucina e prepariamole insieme. Per prima cosa rompo nella ciotola 2 uova medie e un tuorlo. Aggiungo 120 g di zucchero, un pizzico di sale e sbatto il tutto con la forchetta. Aromatizzo con della scorza di limone non trattato. Inserisco 100 g di burro fuso. Aggiungo 350 g di farina 00 a cucchiaiate, piano piano. Intanto ne metto metà e mescolo. Metto 8 g di lievito per dolci setacciato. Finisco di aggiungere la farina. La frolla è pronta, la sistemo sul piano di lavoro e la lavoro brevemente. Giusto il tempo di formare un panetto. La frolla è già pronta per essere subito lavorata, ma se vuoi puoi tenerla anche in frigorifero per una mezz'oretta. Ho tolto la frolla dal frigorifero, adesso formo un filoncino ed inizio a dividerla in pezzetti del peso di 40 grammi ciascuno, mentre il medaglione sarà anche di circa 80-100 grammi. Con questi pezzetti formerò i classici pippi della corona di San Bartolomeo. Con i pezzetti di frolla formo delle palline e le posiziono in una teglia da forno rivestita con carta forno. Adesso formo il medaglione. Infarino leggermente il piano di lavoro e anche la pasta frolla. Lo stendo col matterello dello spessore superiore a mezzo centimetro e a questo punto puoi dargli la forma che preferisci. Gli darò una semplice forma circolare con delle piccole decorazioni sulla circonferenza. Sollevo il medaglione e lo metto sulla teglia. Spennello il tutto con del latte. La funzione del latte è quella di far aderire gli zuccherini colorati.
Decoro il medaglione con gli zuccherini colorati. Ci metto anche qualche perlina argentata. Decoro anche qualche pippo con gli zuccherini, mentre alcuni li lascio al naturale o eventualmente con un po' di zucchero. In questi lascio cadere un po' di zucchero semolato. E adesso posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi perlomeno per 30 minuti o fino a doratura. Ed ecco questa meraviglia pronta. Adesso la lascio intiepidire e poi formo la corona. Per preparare la corona uso ago d'allana e spago da cucina. Iniziamo infilando i pippi in questo modo. Mettiamo le caramelle. Nel pistoiese usiamo anche i confetti tipici di Pistoia, sono praticamente dei confetti cavi al centro che si possono infilare. Ora mettiamo qualche pippo qui e poi il medaglione. Ecco il medaglione. Di solito nel medaglione si infilano anche dei cioccolatini. La sistemo su un vassoio di portata ed è così che viene venduta per la festa di San Bartolomeo e la benedizione dei bambini. Ed è buonissima, in modo particolare inzuppata la mattina per la colazione nel latte. Adesso ti faccio vedere come si presentano questi pippi deliziosi di pasta frolla. Guarda che meraviglia, come i biscotti di una volta, profumatissimi. Se la ricetta ti è piaciuta fammelo sapere con un like e un commento sotto il video. Fammi sapere anche se ci sono delle feste della tradizione nella regione dove vivi o nel tuo paese. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che caricherò un nuovo video. Ti ringrazio e alla prossima video ricetta!